Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi rispondiamo alla domanda: da dove sono entrati in Italia i Longobardi? Anche il video di oggi è un video a richiesta, ci è stato richiesto da Heather, la nostra ultima Patreon già nominata nell'ultimo video. Vi ricordo sempre che potete supportarci sia diventando nostri Patreon, trovate il link in descrizione, sia abbonandovi a questo canale. Adesso è possibile, è molto facile, costa, avevo dato un caffè, diciamo più un cappuccino al mese, e supportate tutte le nostre attività, comprese quelle di archeologia sperimentale nel bosco qui vicino. Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi lascio un video in descrizione. Dicevamo, Heather ha dei motivi personali per interessarsi alla migrazione longobarda, che non spoileriamo qui perché non gli abbiamo chiesto il permesso. Un dubbio che le era venuto era da dove avessero effettivamente attraversato le Alpi, arrivando dalla Pannonia ed entrando quindi in Friuli e poi in Italia. Le teorie nei decenni si sono sprecate e praticamente ogni valle che da est portasse a ovest si è arrogata la paternità della migrazione longobarda. Ma partiamo un attimo dalle origini, partiamo come sempre dal nostro Paolo Diacono. Sentiamo cosa dice. Quando dunque re Alboino giunse ai confini dell'Italia con tutto il suo esercito e con una moltitudine di popolo promiscuo, salì su un monte che domina quei luoghi e di lì contemplò quella parte d'Italia fin dove poté spingere lo sguardo. Per questo motivo, come si tramanda, quel monte fu detto da allora del re. Dicono anche che su questo monte vivano i bisonti selvatici. Non c'è da meravigliarsi, dato che fino a qui si estende la Pannonia, che di questi animali è piuttosto ricca. Mi raccontò un vecchio assai credibile di aver visto su questo monte la pelle di un bisonte ucciso, sulla quale, come diceva, potevano distendersi ben 15 uomini uno accanto all'altro. Ora, è piuttosto chiaro come il testo dell'Historia Longobardorum non ci dica veramente nulla di preciso sull'attraversamento delle Alpi, tranne questo riferimento molto fascinoso ai bisonti e quello al Monte del Re su cui torneremo. Di conseguenza, in base al punto di vista dei vari autori che nei secoli hanno analizzato l'opera di Paolo Diacono, questo Monte del Re e questo passo è stato interpretato in più maniere. Procediamo con logica. Quali sono i passi che permettono l'ingresso e permettevano l'ingresso in Friuli da oltre le Alpi? Quindi scartiamo ovviamente tutti gli accessi dalla pianura veneta o dal mare. Ecco che quindi ci troviamo con diversi passaggi, diverse strade. Aquileia in fondo era una città molto importante per l'impero romano, soprattutto al suo massimo splendore, e diverse direttrici viarie attraversavano la regione per congiungere Aquileia col resto della pianura padana e con appunto le province oltre le Alpi. Uno dei passi più noti è il passo di Montecroce Carnico, molto caro a chi vi parla per una questione familiare, la mia famiglia è originaria di Cercivento, non lontana da lì, ma in realtà è il primo che possiamo scartare. Perché? Perché è un passo che procede, diciamo, dritto in direzione nord. Procede da Aquileia, attraversa alcune tappe, passa attraverso Forum Iulium Carnicum, che non è Cividale, è l'attuale Zuglio. Cividale era Forum Iuli, non l'unica peraltro Forum Iuli, come vedremo più avanti. E invece Zuglio, collocata nel territorio dei Gallo-Carni, era Forum Iulium Carnicum, e dopo questa si proseguiva appunto verso il passo di Montecroce. Il passo di Montecroce però porta direttamente in direzione del Norico, più che della Pannonia. È appunto una linea dritta da sud verso nord, quindi non corrisponde a quanto richiesto dalla migrazione longobarda. Spostiamoci un attimo a destra guardando la cartina delle strade romane del Friuli. Ecco che ci avviciniamo a quello che è oggi il passo più frequentato per scavallare in Austria, cioè quello della zona di Tarvisio, per intenderci. Montecroce Carnico, di cui abbiamo parlato prima, fa riferimento al territorio della Carnia, mentre appunto quello che poi diventerà
passaggio di Tarvisio e di Coccau fanno riferimento invece al Canal del Ferro e alla Val Canale, spostati più a est. Ecco che qui, nei pressi di questi passi, cominciano per la prima volta alcuni autori ad attribuire il possibile passaggio dei Longobardi. In particolare si fa riferimento al passo del Predil, zona piuttosto nota a chi è delle vicinanze, si scappa spesso in estate a cercare un po' di fresco in quei contesti, un territorio con una storia recente molto interessante, legato all'essere a cavallo fra i confini, ad avere una storia mineraria molto interessante, ma che in effetti non fornisce prove del passaggio dei Longobardi, anzi sembrerebbe un pochino strano che proprio da lì fossero passati. In più non c'è nessun riferimento al Monte del Re. Il terzo passaggio, quello che normalmente viene preso in considerazione dagli studiosi cividalocentrici, è quello che attraverso le valli del Natisione porta a Cividale costeggiando il Mataiur. Nella Vulgata, infatti, il monte Mataiur, che da Cividale è una bellissima vista, questo monte che sembra disegnato e che spesso è fra i primi a essere innevati nei contorni di Cividale, ecco, viene identificato con il leggendario Monte del Re di Alboino. E quindi per lungo tempo si è raccontato come lungo questa valle fossero arrivati i Longobardi. Certo, esiste la possibilità di scavallare in quella direzione. Noi stessi, come farla, abbiamo fatto all'interno di una delle uscite del nostro progetto Itinerari Storici Longobardi. Dall'altra parte c'è Caporetto, Cobarid, Chiauret, in friulano. Cioè una parte di territorio che fu a lungo contesa a cavallo della Prima Guerra Mondiale e che prima di venire ripersa dall'Italia era addirittura unita da una ferrovia con Cividale. Quindi sicuramente era una strada nota. Sappiamo ad esempio della presenza proprio sul colle che sormonta Caporetto di un fortilizio di VI secolo e già precedente, che quindi indica l'importanza dell'asse viaria che passava attraverso Caporetto. Resta però complicato asserire che quella fosse la strada principale, perché noi in fondo parliamo di una migrazione di popolo, per quanto probabilmente non molto numerosa. Di conseguenza le strade più strette e appunto quelle del Predil e poi anche questa delle valli del Natisone non dovevano essere particolarmente ampie, avrebbero sicuramente mostrato molte difficoltà a carri, ad armenti. Questo non vuol dire che magari un'avanguardia non sia passata da questa parte e d'altri dall'altra, non lo possiamo sapere. Ma il confronto si fa più favorevole alla quarta posizione quando guardiamo dove sia collocata. La quarta posizione, la quarta possibilità di attraversamento delle Alpi Giulie è quella più meridionale, quella più vicina, diciamo, al territorio attuale di Gorizia, se vogliamo, e al ponte sull'Isonzo, il Pons Sonti, delle fonti antiche. Ecco, questa era una strada, o quantomeno faceva parte di una serie di assi viarie che poi nei secoli variano leggermente, vengono sostituite in tratti in cui la viabilità varia e quindi tratti paralleli si scambiano uno con l'altro a livello di utilizzabilità nei secoli, ma insomma normalmente si fa riferimento a quest'asse come alla via Gemina, che aveva come obiettivo proprio quello di unire Aquileia con Emona, Lubiana. I nostri Longobardi partono dalla Pannonia e quindi Lubiana poteva essere una tappa intermedia verso l'ingresso nella parte più comoda da attraversare delle Alpi Giulie. La stessa, peraltro, che aveva utilizzato Teodorico il Grande, re dei Goti, e che aveva visto tanti scontri fra i romani nei periodi di confusione della tarda antichità. Ecco quindi che statisticamente e a livello logistico diventa più probabile un ingresso dalla parte più meridionale delle Alpi Giulie e poi una risalita molto rapida, dimenticando completamente la questione di Aquileia ormai in declino col suo patriarca fuggito a Grado e lo stanziamento del primo ducato a Cividale Forum Iuli, diventato un avamposto militare importante e che era il riferimento per tutta quella parte del nord-est d'Italia. Utilizziamo ora, per una questione visiva, i non così potenti mezzi dell'associazione.
computer alla mano, visitiamo un sito molto particolare. Ecco, il sito in questione è Orbis dell'Università di Stanford. Noi qui selezioniamo come partenza Aquincum, oltre il lago Balaton, nella profonda Pannonia, e come arrivo ad Tricesimum, non Cividale perché sulla mappa non si trova, ma adesso vi mostreremo con Google Maps moderno la distanza fra l'attuale Tricesimo e Cividale, poco più di mezz'ora in macchina, una ventina di chilometri, e inoltre è la sede dell'associazione La Fara. Ecco, come vedete, il percorso che viene identificato come primo e preferibile è proprio quello che sceglie il passaggio fra le Alpi Giulie più basse, in corrispondenza di quella che adesso è Gorizia. Il punto segnato, la curva più bassa segnata, sarebbe Aquileia, ma noi ci dicevamo che probabilmente la deviazione è avvenuta molto prima ed è proseguita verso nord da Cividale. Orbis fornisce anche la possibilità di richiedere percorsi alternativi. Ecco un percorso alternativo. Questo percorso alternativo prende il Canal del Ferro e la Val Canale e come vedete prosegue verso nord, o meglio proviene da nord, in direzione di quella che è l'attuale Villacco. Quindi due percorsi possibili, questo sì, ma che probabilmente vedevano appunto nell'opzione più meridionale quella preferibile. Avrete notato come l'opzione da settentrione richiedesse di attraversare molte valli strette e sostanzialmente le Alpi nelle loro parti più difficoltose, mentre il percorso meridionale fosse quello più lineare, attraverso grandi spazi aperti in pianura e con un passaggio piuttosto ampio per attraversare le Alpi. Ecco quindi che per rispondere a Ether probabilmente l'attraversamento dei Longobardi avvenne proprio in quel luogo. All'inizio del video io ho fatto riferimento al mito del Monte del Re e a come ad esempio i cultori di storia longobarda di Cividale tendono a identificarlo con il Mataiur. Al contrario, chi fa riferimento al Passo del Predil non cerca in quel contesto una presenza del Monte del Re, mentre chi predilige l'opzione meridionale vuole vederlo collocato sul Monte Nános, oggi in Slovenia. La questione di fondo, a mio umile parere, è che non andrebbe cercato sulla cartina. Molti autori ben più saggi e preparati di me hanno commentato come questo monte probabilmente fosse in realtà un topos letterario, un riferimento biblico, un paragone fra Alboino che guida i suoi Longobardi nella loro dimora definitiva e quasi come un novello Mosè che vede la Terra Santa. Di conseguenza, se vogliamo decidere o cercare quale che fosse il percorso seguito dai Longobardi, forse l'unico dato a cui non dobbiamo affidarci è proprio quello della ricerca del Monte del Re. Ecco, spero che questo video vi abbia interessato, vi ricordo di commentare, di scrivere se volete dei nuovi video, se vi interessa qualche argomento in particolare. Come sempre i nostri abbonati e i nostri Patreon avranno la precedenza su queste richieste, ma terremo conto anche delle richieste di tutti gli altri utenti. Avremmo in progetto fra breve un video un po' diverso dal solito, ma molto dipende dal clima, se ci permetterà di realizzarlo o meno, ma se non sarà adesso sarà più avanti. Tenete bene a mente la tomba 56 della ferrovia di Cividale, di cui vi abbiamo già mostrato qualcosa in un video. Bene, spero di avervi incuriosito e mandi!